I heard a rumor from someone in one of my travels in northern Portugal that they were still making wine in clay pots in Alentejo. Lui studia i vini in terracotta da 10 anni, in 5 anni lui li studia in Portogallo e poi ha sentito per caso che nella zona di Alentejo producono ininterrottamente vino in terracotta da tempi dei Romani. The Portuguese are very modest and they tend not to tell people about the wonderful things they're doing all the time. Sono molto modesti, i portoghesi tendono a non raccontare a tutti tutte le cose meravigliose che fanno. But when I first went to Alentejo, it was a very serious situation. We have a continuous culture. This is direct from Rome. It's been continuous for 2000 years. Quello che ha trovato in Alentejo era una cosa molto seria e incredibile, che la loro cultura di produzione di vino in terracotta è ininterrotto da tempi dei Romani, era romano. It only survived among maybe 4 or 5 very small producers and one large producer. È sopravvissuto solo in 4 piccoli produttori e un produttore più grande. Yeah, the major wine organization that oversaw Alentejo was a little embarrassed. They thought it was a primitive, old-fashioned way of making wine. E l'agenzia principale del vino di Alentejo pensavano che questo metodo di fare vino fosse un po' primitivo, un po' datato. It really was just a people's winemaking. A few families were making the wine for themselves and around them, and they would have this festival every year where they would make the wine, and then on the 11th of November, they would open their toglia and have a big party and then drink the wine for the rest of the year. Era praticamente una cosa fra famiglie, questa tradizione che si facevano il vino quasi per sé, basta, e tutti gli anni facevano una grande festa intorno all'11 novembre per San Martino, che stappavano gli orci e bevevano il vino. It's centered around 3 villages, Villa de Fradas, 3 villaggi. Villa de Fradas, Vidigueira, and Riguengos. And it really was just hanging on by its fingernails. E praticamente questa tradizione si stava aggrappando con le dita di una mano per cercare di sopravvivere. This man, Professor Alindo Rivo, is one of the keepers of the faith in many ways. He's done his best to share the technology, remembering the way his grandfather used to make the wine and teaching new people how to make wine the same way. Arlindo Ruivo was the professor who really tried the hardest. Italiano. Esatto, non so quale lingua fa. No, questo professore è responsabile di cercare di proprio codificare la tecnologia, di mantenerlo in vita, perché di tante generazioni di produzione di vino Italia. There was an attempt, they were just beginning to form a DOC, and again the organization was very worried about the wines not being high enough quality to represent Alentejo. So there was a clash between the modern marketing culture and their failure to see that this is probably one of the sexiest things in Alentejo in the future. Praticamente un'altra volta questo professore e quelli che producevano Vino Italia cercavano di formare una DOC, però l'organizzazione principale del vino della zona guardavano un po' storto perché non pensavano fosse un po' insomma primitivo, invece come dice Paul non capivano che erano dei più sexy modi di fare vino che esiste al mondo. The realization, I went there with not high expectations. I thought there would be oxidized wines, there would be faults, and to my surprise the wines were very clean and very crisp and very delineated. Lui si aspettava quasi, vista la reputazione data dall'organizzazione, di trovare vini un po' torbi o ossidati, invece è molto colpito dal fatto che erano molto chiari, limpidi e perfetti. And what's interesting is around this area where the villages are, once there was the greatest wine factory in all of Roman wine factory in southern
Spain and Portugal at Cafofate. In questa regione c'era la più grande fabbrica di vino romana di tutta l'Europa, di tutta la zona. And in fact, there was one producer who has been in existence since 1840 that had a very similar production method to what you can see in the ruins from Rome 2000 years ago in this old villa. Uno dei produttori che lui ha cominciato nel 1840 ha la stessa metodologia che si trova nelle rovine romane trovate nella zona. José de Souza is here, Domingos Francos. I'm sure he would be happy to tell you the story about how he revived this particular wine. It's a very fascinating story. He's been working since 1986 with 1,000 liter pots, making some very interesting wine. Il produttore José de Souza ha lavorato per tantissimi anni per fare rinascere questa tecnica antica e lui è qui presente all'evento. Another important part of this is the restaurants. Very commonly, traditionally in this area, would have their own taglia inside the restaurant and would be draining the taglia during the year and serving directly from the taglia to their customers at the tables. It's purely a Roman restaurant. Sì, questi ristoranti tipici della zona sono molto simili, lui dice puramente romani, perché spillano direttamente da questi enormi orci, spillano direttamente per servire i loro clienti. 5 years ago, this particular restaurant, all of the taglia on the right side of the restaurant were just for decoration. They weren't used at all. Now they're back in production, so the tradition is coming back. 5 anni fa questo stesso ristorante quei taglia erano soltanto per bellezza, erano vuoti, invece adesso stanno cominciando a essere di nuovo pieni. I think it's very interesting to look at the difference between Qvevri and taglia. They represent a 4,000 to 6,000 year evolution in technology. One is ancient and one is modern ancient, and they are evolutions of a process to probably make it much easier when you end up with the Roman method. E questo adesso parlerà dell'evoluzione fra i Qvevri della Georgia e i taglia del Portogallo. Uno ha 6.000 anni, uno ha 2.000 anni, quindi uno è antico e uno è moderno antico. And I thought very briefly I'd give you an overview of the differences in the technology. Queste sono le differenze. So Qvevri we know are buried, taglia are freestanding. I Qvevri sono seppelliti, i taglia sono in piedi, fuori dalla terra. Qvevri have temperature control using the earth around them. There's maybe a 2-degree variation from summer to winter. E i Qvevri hanno un controllo maggiore della temperatura per via della terra intorno a sé, possono variare tipo 2 gradi fra inverno e estate. And taglia pour water around the outside of the vessel to control temperature during fermentation and can do afterwards for maturation. Invece in Portogallo ai taglia versano acqua fresca sulle pareti della giara e questo li fa da controllo esterno per la temperatura. Qvevri are drained from above, whereas taglia are drained from below, so you get a natural gravitational filtration with the stems and the skins offering the filter. I Qvevri vengono spillati da sopra, mentre i taglia vengono stappati da sotto e il vino passa attraverso il proprio le bucce rimaste in fondo e li fa da filtro naturale. Qvevri are reinforced so they're less likely to explode, whereas taglia are more fragile, you have to have more punch downs. I Qvevri sono rinforzati, è meno facile che loro esplodano, mentre i taglia hanno molto bisogno più frequente di follatura. Qvevri are static, they must remain in one place, but if there are soldiers coming through, you can hide them so you can keep the wine for yourself.
I queveri sono fissi perché sono sottoterra e non vengono spostati, però vengono camuffati in caso che soldati invasori vengano a razziare. Ti rimane minuti. Talia you can move much more easily and you can replace them in it, so they would be cheaper. E il taglio invece sono spostabili, però anche se sono più fragili possono essere rimpiazzati. Queveri are very difficult to clean, but you must be very precise, and most people are, to keep them clean. Talia are more easily, because of the lower drainage, you can clean them easier. I queveri sono molto più difficili da pulire, però bisogna stare molto attenti. I tagli invece, avendo il tappo in fondo, possono essere puliti molto più facilmente. And queveri can be sealed with wet clay at the top to keep the wine from oxidizing. In Portugal, they use a thin film of olive oil from top that drains all the way down naturally. I queveri per stapparli in cima gli viene usato un tappo di argilla, invece in Italia usano un filino di olio d'oliva sopra il vino. I think that the next slide is very important to cover because it is the advantage that we have with terracotta over barrique or inox. I vantaggi della terracotta su le baricche e su acciaio inossidabile. We know that people are already becoming very tired of oak flavors and oak tannins in particular. La gente si sta un po' stancando dei gusti tannini di legno nel vino. Whereas terracotta allows us to celebrate just the flavor of the grapes and the skin tannins from the grapes. E invece in terracotta si apprezza il gusto dell'uva stessa e i tannini non sono dal legno ma sono solo dalle uve stesse, dalle bucce del vino. So with inox we have pure fruit, hard tannins. E con inox abbiamo frutta pura ma tannini molto duri. And then we can use technology to manipulate and use inox with micro-ox, and then you get pure fruit, but then you get the tannins softened by oxygen. E con l'acciaio inossidabile usano tecniche artificiali per ridurre i tannini e hanno il gusto della frutta pura. So barrique fermentation, new barrique fermentation, you get oak tannins and oak flavors that dominate the fruit usually, and the skin tannins. But you do get some oxygenation to soften and integrate the textures. Invece nelle barrique ci sono i gusti, i tannini del legno e delle ossigenazioni che ammorbidiscono un po' questi tannini, però dominano su quelli naturali della frutta. And with old fermentation in barrels has been to reduce the flavors and the tannins from the yolks. Invece le fermentazioni in barili più vecchi era per cercare di ridurre i tannini. And we know in terracotta you get just the flavor of the grapes and the tannins of the grapes, plus natural micro-ox. We know that in fact that the difference is 20 nanograms or I think nanograms per month in terracotta versus 5 nanograms of oxygen in barrel. So you have an accelerated oxygenation and more polymerized characters coming through. E quindi in terracotta viene più ossigenazione e le cifre sono 2 nanogrammi di ossigeno in terracotta e 5 in barrique. And what I found in Georgia is quite interesting because clearly they're aware of this, and in some places they try to slow the oxygen from coming in, and either they put concrete around the outside, or they use a lime wash, which also inhibits, and obviously the beeswax inside slows down the oxygen. In Georgia usano di mettere esternamente dalla terracotta, mettono o cemento o calce, e poi anche la cera d'api stessa riduce l'ossigenazione. And the Portuguese have traditionally used an interior lining with herbs and oil and resin that's boiled together to create a harder surface and to slow the oxygen as well. Invece in Portogallo usano una miscela di oli, di erbe aromatiche, per anche quello a posto della cera d'api per ridurre l'ossigenazione del vino.
And what's very interesting to me is places as far away as New Zealand and South Africa, Oregon, where I originally came from. They're now making terracotta pots, and you can see even in New Zealand there are people using terracotta pots to make wine that weren't doing it 2 or 3 years ago. This is a huge international movement. You're just at the beginning. E quindi lui ha visto che negli ultimi 2 o 3 anni dal Sudafrica, Nuova Zelanda, Oregon dove lui origina, stanno costruendo orti in terracotta per fare il vino e dice che siamo soltanto all'inizio del fenomeno terracotta. One small final thing I'd like to say is all of you should go to Portugal. I find it ironic that Italy, when it started, the producers in Slovenia and northern Italy looked to make terracotta wines. They looked to Georgia first, when in fact the existing tradition for Roman wine is in Portugal, and it's there. They need our support. We need to make friends. Everyone here must make a friend in Portugal and Fate invite the amicizie con il Portuguese here. Portogallo. Dice che tutti gli italiani, lui ha trovato strano che invece di rivolgersi direttamente dal Portogallo e dalle origini romani si sono rivolti prima ai georgiani, e lui dice tutti dovete andare in Portogallo per studiare il vino lì. Scusa, solo una precisazione: il trasferimento d'ossigeno era 20 grammi nella terracotta e 5 nella vagina. Ma in che non mette?